Salute a tutti! Abbiamo visto in un precedente video come le minacce telefoniche all'estetista di Foligno non fossero state la causa della partenza dell'inchiesta Narducci. Per un semplice motivo, perché i primi riferimenti alla sua figura in queste telefonate sono posteriori di ben 7 mesi rispetto alla partenza di questa inchiesta. È un dato di fatto questo, no? Ma è un dato di fatto che lascia perplessi da tanti punti di vista. La domanda è: possiamo accontentarci della spiegazione, per esempio, che dà Micheli di queste telefonate che secondo lui sarebbero state opera di molestatori che si sarebbero avvalsi della figura di Pacciani e di Narducci e delle sette, delle uccisioni e così via, unicamente per amplificare l'entità delle loro minacce e spaventare ulteriormente questo estetista. Dalla documentazione che è pervenuta in possesso di chi vi sta parlando, non sembra però che ci si possa accontentare di questo scenario. Dietro questi telefonisti pare che ci fosse ben altro, non semplici molestatori. D'altra parte anche lo stesso Mignini, nelle sue considerazioni, parla di vicenda torbida, no? Non del tutto chiarita. Allora cerchiamo di capire, per quanto possibile, qualcosa in più. Non riusciremo a capire tutto, anche perché il procedimento, i documenti relativi al procedimento 6144 relativo alle minacce telefoniche non sono disponibili come documenti di quel faldone lì. È uscito qualcosa in possesso di Francesca Calamandrei tramite altri procedimenti. Comunque questo qualcosa è già abbastanza per riuscire a capire un po' di più. Cominciamo col dire che dai verbali di denuncia, dalle dichiarazioni della stessa estetista, si deduce che nel primo anno e qualcosa a minacciarla erano i suoi due cognati, il fratello del marito, Francesco B, e la consorte di questi, Nadia C. La minacciavano per, non si sa bene per quale motivo, non so, odi familiari, chissà cosa c'era dietro. Questo dai verbali non si capisce. Lei lo dice chiaramente che sospettava di questi due, no? Però c'è un momento nel quale è molto probabile che queste due figure fossero state sostituite da qualcun altro. Ecco, il 24 settembre del 2001, appena prima della consegna delle prime cassette e di tutto quello che poi succederà, il 24 settembre 2001 Francesco B venne convocato in questura a Perugia. La convocazione fece seguito a una informativa, a una segnalazione di un informatore che segnalava che questo personaggio era uno spacciatore coinvolto in cerimonie sataniche per le quali forniva la droga e era anche il probabile soggetto che minacciava questo estetista. Venne convocato in questura, ne abbiamo già parlato in un video precedente, non si sa bene cosa gli venne chiesto perché il verbale riporta pochissimo. Fatto sta che dopo questa convocazione avvengono dei fatti significativi riguardanti queste telefonate. Innanzitutto, l'estetista, su consiglio della polizia, iniziò a registrarle queste telefonate. Nello stesso momento entrò la figura di Pacciani, che prima non c'era. L'estetista nelle sue denunce non ne aveva mai parlato, aveva parlato a un certo momento anche di questioni di sette e così via, però sette sataniche, ma Pacciani non l'aveva nominato, non c'era di mezzo, comparve proprio in quei giorni lì. C'è un altro fatto importante, che nelle trascrizioni di queste telefonate i trascrittori
indicano la voce maschile con accento toscano. Ora, Francesco B. era nato e risiedeva a Foligno, per cui non dovrebbe aver avuto un accento toscano. L'accento umbro, sì, non è che la differenza è come tra l'accento siciliano e l'accento toscano. L'accento umbro non è uguale all'accento toscano. I 4 poliziotti che addetti alle trascrizioni non pare possibile che si siano sbagliati. D'altra parte, questo accento toscano continuò per diverso tempo a permanere nelle cassette, nelle registrazioni, fino a che a un certo momento scomparve, ma di questo parleremo poi. Allora, queste telefonate, le prime telefonate iniziarono a fine settembre 2001 e andarono avanti per un mese e mezzo. L'estetista consegnò la cassetta numero 3 e la cassetta numero 4 il 15 novembre 2001. Al 15 novembre 2001 era partita l'inchiesta sulla morte di Narducci. Cioè sostanzialmente se, e questo lo vedremo, se dietro questi telefonisti c'era qualcuno che aveva interesse a stimolare la partenza dell'inchiesta Narducci, andando a introdurre la figura di Pacciani, diciamo, nell'ambiente perugino, c'era riuscito. L'inchiesta Narducci era partita e le telefonate cessarono. Queste telefonate ripresero il 18 maggio, cioè allora novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 6 mesi dopo. Stettero 6 mesi, i telefonisti stettero 6 mesi in silenzio. Il 18 maggio l'estetista, il 20 mi sembra, l'estetista si presentò in questura, il 20-22 si presentò in questura con una cassetta nella quale c'erano i primi riferimenti a Francesco Narducci, dicendo che queste telefonate, dopo un periodo di silenzio, che è quello che abbiamo detto, erano riprese e questi riferimenti a Narducci non erano, diciamo, con il suo nome, ma erano, ecco, le frasi importanti sono queste: verrai uccisa e seppellita come l'amico di Pacciani del lago Trasimeno, guarda il tuo bambino e finirai nel lago uccisa, tu ricorda il dottore amico di Pacciani. Ecco, poi magari detto così si potrebbe anche pensare ma a chissà a chi si riferivano, però poi successivamente comparve il nome di Narducci, per cui è chiaro che già adesso, già da questa cassetta, i telefonisti cominciarono a parlare di Narducci. Ecco, allora, perché dopo tutto questo tempo, perché stettero in silenzio questi telefonisti e ripresero a minacciare, introducendo la figura di Narducci il 18 maggio? Io personalmente collego questo fatto al deposito della perizia che Mignini aveva ordinato al professor Giovanni Perucci sugli atti della morte di Narducci. Una perizia dalla quale si voleva capire se fossero state commesse delle irregolarità, che parevano evidenti già a primi interrogatori, ma insomma, diciamo che il professor Giovanni Perucci andò a indagare meglio e venne fuori il suo parere che erano state commesse delle grosse irregolarità. Tanto che, in base a questo parere, Mignini varcò il Rubicone, cioè decise di chiedere la riesumazione del cadavere di Francesco Narducci. Un'operazione clamorosa che, insomma, evidentemente Mignini si era convinto che c'era veramente da andare a mettere il naso in queste faccende, no? Se appunto si sentì di ordinare una cosa del genere. Allora, il deposito, la data ufficiale di deposito della perizia è 20 maggio.
L'estetista aveva ricevuto la prima telefonata dopo quei mesi di silenzio il 18, 2 giorni prima. Io francamente collego le due cose. Allora, che il parere del professor Pierucci, data ufficiale 20 maggio, è chiaro che nell'ambiente era circolato ben prima, insomma, cioè si sarà avuto il suo parere ufficioso ben prima, diciamo, di quel 20 maggio, no? Almeno qualche giorno prima, insomma. Il sospetto che questi telefonisti avessero atteso la notizia del fatto che l'inchiesta sarebbe o no andata avanti, non si può eliminare questo sospetto. È un sospetto, secondo me, legittimo. Un sospetto che fa pensare che questi telefonisti, siccome la notizia non è che era pubblica, avessero avuto degli agganci in ambito di forze dell'ordine, dove la notizia chiaramente era circolata. È un sospetto legittimo. Un sospetto che poi vedremo diciamo, degli elementi che lo corroborano. C'è anche da dire un fatto, no? Questi telefonisti potrebbero aver approfittato di questa figura di Narducci che veniva indagata per incrementare l'efficacia delle loro minacce. Però, allora, c'era stato, dal momento in cui l'inchiesta era partita fino a questa consegna della perizia del professor Pierucci, dopo la quale Mignini subito, dopo una settimana, ordinò la riesumazione della salma e il 1 giugno comparve il primo articolo sul Corriere dell'Umbria relativo a questo avvenimento, c'era stata la consegna del silenzio. L'inchiesta era andata avanti in silenzio, con un'unica eccezione, che il giorno 22 gennaio era stata interrogata da Mignini Gabriella Carlizzi, che aveva parlato, cioè nonostante che le fosse stato imposto il silenzio, aveva parlato. E in effetti 3 giorni dopo uscirono sulla Repubblica e sul Tirreno 2 articoli in cui si diceva appunto di questo interrogatorio della Carlizzi e tanto per l'inchiesta avviata a Perugia dopo l'interrogatorio di 10 ore di Gabriella Carlizzi sembra un po' come il capo di un filo, a tirarlo si ripana la matassa. E infatti il procuratore capo Giuliano Mignini pare aver iniziato proprio dal principio, dal 1985, precisamente l'8 ottobre, quando un giovane medico, eccetera, eccetera, no? Cioè questo è quello del Tirreno, in questi 2 articoli si raccontavano tutti questi sospetti sulla morte di Narducci che si diceva chiaramente che poteva essere collegata ai delitti di Firenze. Ecco, una notizia pubblica come questa, e poi dopo continuò il silenzio, i telefonisti si presume che ne fossero venuti a conoscenza, però non ne approfittarono. In questo caso qui è come se avessero deciso di mantenere la consegna del silenzio. Quando introdussero il nome di Narducci, i riferimenti a Narducci? Quando l'inchiesta cambiò, diciamo, passo e venne alla luce del sole e si cominciò a indagare, venne fatta la riesumazione della salma, eccetera, eccetera. E infatti poi le telefonate da lì ripresero, entrò dopo poco anche il nome di Narducci e andarono avanti. Allora, come ho detto, il sospetto che questi telefonisti avessero in qualche modo avuto soffiate dall'ambiente giudiziario, dall'ambiente delle forze dell'ordine, è dovuto a questo fatto che appunto sembrò che fossero a conoscenza dei risultati della perizia del professor Pierucci prima che venisse resa pubblica. Questo sospetto è stato amplificato
dalle notizie pubblicate in un libro, il libro Setta di Stato di Francesco Pini e Duccio Tronci, uscito nel 2015. Il libro è un libro relativo al Forteto, una cooperativa di Vicchio, insomma adesso non è il caso di parlare del Forteto, ma comunque ritorneremo sul Forteto un attimo tra un po'. E siccome da queste schede telefoniche, dalle schede telefoniche come vedremo, venne anche chiamato il Forteto, loro si occuparono anche in qualche modo di queste minacce telefoniche. Vediamo cosa scrivono nel loro libro. La storia delle telefonate è scritta nero su bianco nella richiesta di archiviazione formulata dal PM Giuliano Mignini relativa al procedimento 1845-0821, quello sull'omicidio Narducci. Mignini cita i tabulati telefonici del procedimento 9144-01-21, quello riguardante le minacce all'estetista. Peccato che nelle carte del procedimento, consultate nel maggio 2015, i tabulati non ci siano più, nonostante più punti del faldone vi si faccia riferimento. Spariti, smarriti, sottratti. Dall'analisi dei tabulati della Telecom, il 30% circa di queste telefonate non risultano ufficialmente mai effettuate. In un caso la chiamata arriva non da una cabina, ma da un cellulare. Il numero dell'utenza non è però registrato, come se fosse inesistente. Una telefonata di minacce proviene addirittura dal commissariato di Foligno, un'altra da un'utenza riconducibile a un poliziotto. Ecco qua che nel 2015 cominciano a venire fuori notizie di coinvolgimento delle forze dell'ordine in queste telefonate. Allora, prima di andare, ci sono altre informazioni relative a questo coinvolgimento, ma prima di andarle a guardare, diamo un'occhiata all'insieme di queste telefonate, cercando di capire da dove vennero fatte e poi qualche altro dettaglio su queste telefonate. Allora, innanzitutto c'è da dire che le forze dell'ordine chiesero alla Telecom i tabulati dell'utenza dell'estetista e spulciarono questi tabulati. Il tabulato riportava ora della chiamata e il numero che chiamava. Ecco, risultava che tutte le telefonate venivano fatte da cabine telefoniche usando schede telefoniche, per cui tutti i numeri che non erano assimilabili a nessuna utenza precisa. Soltanto in un caso e per un motivo fortuito si arrivò a un numero di cellulare con prefisso 335, contratto Team Business, che però questo numero era comparso sul display dell'estetista, però si andò a fare indagini su questo numero e il numero risultò inesistente. È quello di cui parla il libro Setta di Stato, evidentemente, no? Questi sono dati desumibili dalla documentazione, dai verbali in possesso di chi vi sta parlando. Vennero usate 42 cabine telefoniche diverse, che erano dislocate lungo più o meno, quasi tutte, vicino alla statale che collegava Foligno al lago Trasimeno. 11 da Foligno, 5 da Spello, 2 da Bastia Umbra, 8 da Santa Maria degli Angeli, 6 da Assisi, 1 da Ospedalicchio, 1 da Casaglia, 1 da Collestrada, 2 da Ponte San Giovanni, 1 da Perugia, 1 da Sant'Andrea delle Fratte e 1 da San Feliciano, dove scomparve Narducci. C'erano 2 paesi che erano un po' discorsi da questa strada, erano Bevagna, una cabina telefonica, e soprattutto Ponterio, una cabina telefonica. Ponterio è in provincia di Todi, vicino a Todi. Con queste stesse schede telefoniche avevo già preannunciato che era stato chiamato il Forteto, ma anche altri numeri. L'abitazione di un parroco, sempre a Vicchio, il Forteto era a Vicchio. A Firenze venne chiamato l'Istituto Pio X, che era in via dei Serragli. La via dei Serragli era quella via dove Giuttari andò a tagliare un pezzo di muro che c'era la scritta sul mostro. E anche 2 società di taxi.
Poi a San Casciano venne chiamata la Cooperativa di Solidarietà Lautari. Alcune schede vennero usate anche da Firenze per chiamare una casa di ritiri spirituali, Oasi del Sacro Cuore, situata in Assisi. Allora, è possibile che dietro queste telefonate, addirittura fatte in 42 cabine telefoniche, decine e decine di telefonate, ci fosse qualche molestatore che voleva spaventare l'estetista? Io non lo so, ma io non ci credo. Cioè, non è possibile che lo scenario fosse questo. È chiaro che dietro c'era qualcosa di più. Che cosa? Non è così facile capirlo, però c'era qualcosa di più. Allora, a questo punto andiamo anche a vedere il discorso del coinvolgimento di possibili rappresentanti delle forze dell'ordine. E allora, tra i documenti che sono venuti in possesso di chi vi sta parlando, ce n'è uno che è la dimostrazione che c'era di mezzo c'era di mezzo almeno un poliziotto. Allora, si legge: è una comunicazione che Giuliano Mignini fece a Canessa, dove è del 12 maggio 2004. È una comunicazione in cui si dice che su 5 persone sulle quali si era indagato sul procedimento 6144, quello delle telefonate minacciose, a queste 5 persone era comunicata la fine delle indagini preliminari. Non si dice qual era stato l'esito di queste indagini, però si nominano le persone. Allora, vi leggo. Si trasmettono le copie delle trascrizioni delle telefonate ricevute di interesse per le indagini collegate, unitamente a copia della nota della squadra mobile della Questura di Perugia in data 24/1/2003. Per il procedimento relativo alle minacce telefoniche, contraddistinto con il numero 9144, da cui è stato estralciato il 17869, eccetera, eccetera, è stato emesso avviso ex articolo 415 bis, codice procedura penale, cioè quello di fine delle indagini preliminari, nei confronti delle sottoindicate persone: B. Francesco, C. Nadia, e questi sono i due cognati dell'estetista. F. Roberta. F. Roberta è la terza persona che venne poi processata nel 2006 assieme ai due cognati e poi prosciolta nel 2010-2012. C'è poi una quarta persona su questo documento che è N. Tania. N. Tania era la babysitter dell'estetista. E poi c'è un certo dottor XX, cioè c'è nome e cognome naturalmente nel documento, no? Che io però non dico, anche perché questa persona che qui dice nato a Foligno, domiciliato presso il commissariato di Foligno, questa persona attualmente ricopre un certo ruolo, diciamo, di abbastanza importante, no? Non è il caso di nominarla. Possiamo cominciare a dire che di queste 5 persone nominate, le prime 3, cioè i due cognati e questa F. Roberta, vennero rinviate a giudizio, evidentemente, perché poi vennero processate, mentre la babysitter e questo dottor XX sembra di no, perché poi nei procedimenti successivi, almeno per le notizie che si sono rese note, non compaiono. Allora, diciamo che dai verbali si scoprono anche un altro paio di cose. Si scopre che questo dottor XX era presente a 2 telefonate minatorie in casa dell'estetista. Cioè, evidentemente non le aveva fatte lui queste telefonate minatorie, però che fosse presente alle telefonate minatorie proprio nel momento in cui venivano fatte, insomma, a pensar male uno dice: allora sapeva che sarebbero state fatte? Ma chi lo sa? Non lo so. È un sospetto di chi magari pensa male, come penso male io.
Però è un sospetto legittimo, no? Perché non è che le telefonate minatorie venissero fatte ogni momento, non è che ce n'erano un po'. Beh, lui si trovava presente in casa dell'estetista proprio quando 2 di queste telefonate venivano effettuate. Un altro elemento che lascia pensare è che la babysitter dell'estetista, che era stata indagata ma poi non rinviata a giudizio, era moglie di un poliziotto della polizia postale, a sua volta fratello di altri 2 poliziotti, uno della Polfer e un altro della polizia stradale. Coincidenza probabilmente, no? Però insomma, una coincidenza che nell'ambito di questo guazzabuglio che c'era attorno a queste telefonate non si può non notare. Ecco, infine si deve notare una cosa molto importante, che tra queste 5 persone per le quali erano terminate le indagini preliminari, tra queste 5 persone non c'era l'unica che poi sarebbe stata condannata con patteggiamento un po' di anni dopo, il famoso Pietro B. Pietro B, che poi, questo il nome è uscito fuori, questo si può dire, Pietro Bini, che venne condannato, non c'era. Allora, quando venne fuori questo Pietro Bini? Quando entrò nell'inchiesta Pietro Bini? Sulla base dei documenti in mio possesso, risulta che Pietro Bini entrò sotto l'attenzione della squadra mobile di Perugia relativamente a queste telefonate il 9 gennaio 2003. Il 9 gennaio 2003, davanti agli uomini della squadra mobile, c'era una donna, una certa Luciana C., che rilasciò delle dichiarazioni. Allora, siamo al 9 gennaio 2003. Preciso che le telefonate minatorie, che poi ho saputo che venivano effettuate dal Bini Pietro, la voce veniva distorta tramite un congegno elettronico di piccole dimensioni, della grandezza di un registratore portatile. Questa donna in precedenza aveva già denunciato le molestie ricevute da questo Pietro Bini, che era un suo collega di lavoro. Continua il verbale. La voce che veniva simulata era del tipo rauca, rantolante, che poteva rimarcare la follia della persona che telefonava. Sono sicura di ciò in quanto lo stesso Bini mi ha raccontato come riusciva ad effettuare tali telefonate senza farsi riconoscere ed infine mi ha anche mostrato l'apparecchio da lui utilizzato. Le telefonate in questione, come confessato dal Bini, le effettuava sia dall'utenza telefonica della sua abitazione che da cabine pubbliche. So che pratica, unitamente ad un gruppo di ragazzi maschi e femmine, la simulazione di guerra ed hanno una sede in Spello. Attualmente in azienda lavora come centralinista e posso dire che è un esperto nel campo della telefonia e ricetrasmittenti, come da lui asserito e dimostrato. Su questo verbale non compare nessun procedimento che invece compare su una comunicazione che la questura, quasi 2 mesi dopo, fece al PM Mignini relativamente alle dichiarazioni di questa Luciana C. E il procedimento indicato su questa comunicazione è il 9144, proprio quello delle minacce telefoniche. Vediamo cosa scrivono gli uomini della questura a Mignini. L'estrapolazione delle schede telefoniche interessate, grazie alla possibilità di evincerne il codice che lascia tracce della chiamata effettuata, ha permesso di focalizzare l'attenzione su alcuni elementi che potrebbero essere gli autori del reato, cioè delle minacce telefoniche all'estetista. Nello specifico è giusto segnalare che uno di loro, tale Bini Pietro, nato a Cannara, ivi residente, soprannominato Tenente Kenne, vista la sua passione e megalomania per le armi e tutto ciò che attiene l'esercito, ha già precedenti specifici per aver ossessionato con telefonate anonime una donna, tale C. Luciana, quella delle quali abbiamo letto le dichiarazioni in precedenza, minacciandola e usando termini scurrili come viene fatto per l'estetista.
È anche da sottolineare che le sue fisime lo vedono come un fervido partecipante alle gare di soft air, sia nella provincia di Perugia che in quella di Firenze e in quella di Reggio Emilia. Oltremodo, una delle tante schede telefoniche usate per effettuare le minacce viene usata diverse volte, anche in orari particolarmente tardi, anche per chiamare la C. Romina, sorella della C. Luciana. Cioè entra questo altro personaggio, questa C. Romina, che però poi scompare. Comunque qui dice che è evidente che la Romina C non è ancora stata escussa a verbale, come la sorella, perché sussistono validi elementi per ritenerla facente parte del sodalizio in parola. Oltremodo si evidenzia che il Bini è stato indicato da più persone come un fervido praticante di messe nere e che stranamente le zone frequentate per le gare della soft air coincidono con i luoghi dove vengono praticati i riti satanici. Non è da sottovalutare neppure la tecnica che il Bini usò con la C, con Luciana C. Infatti, durante le sue telefonate minatorie usava un distorsore vocale, necessario per non far riconoscere la propria voce. Tale metodo ha permesso al Bini di operare nella sua attività minatoria e denigratoria per ben 2 anni, senza che venisse scoperto e senza lasciare tracce particolari. L'elemento scatenante nel Bini questa perseveranza maniacale è da ricercare in un netto rifiuto da parte della C ad intraprendere una relazione sentimentale stante le dichiarazioni rilasciate dalla stessa. Ecco, allora, questa comunicazione è del 25 febbraio 2003. Possiamo notare che qualche mese prima era sparito dalle trascrizioni delle telefonate minatorie dell'estetista, era sparito l'accento toscano, cioè i trascrittori non avevano smesso di scrivere che la voce maschile aveva un accento toscano. In particolare, l'ultima volta che era stata indicata questo accento era nella cassetta numero 10, consegnata il 17 luglio 2002. Nella cassetta successiva, della quale non ho la data di consegna ma solo quella di trascrizione, 9 novembre 2002, però sarà stata consegnata un mesetto prima, questo accento toscano sparisce, di là in avanti non c'è più. Ora, il fatto che poco tempo dopo si inizia a parlare di questo Pietro Bini nelle comunicazioni tra la questura e la procura, forse vuol dire che Pietro Bini era entrato con un accento che certamente non era toscano, perché lui era di Cannara, nato e residente a Cannara che è un paese, il cosiddetto paese delle cipolle, insomma. Allora, questo Pietro Bini non aveva alcun rapporto, non sembra che avesse avuto alcun rapporto con l'estetista. Nelle denunce dell'estetista, quando lei riceveva le sue minacce telefoniche, non c'è alcun cenno a lui né a un qualsiasi altro personaggio al di fuori di questi due cognati. Insomma, l'estetista era una donna sposata, insomma, non so, io può darsi che questo Pietro Bini l'avesse individuata e a distanza, diciamo, si fosse invaghito di lei e avesse usato questo metodo così strano per non so per che cosa. Insomma, sembra francamente che questo Pietro Bini fosse entrato dentro questa vicenda delle minacce telefoniche forse come capro espiatorio. Cioè, la mia impressione è che chi aveva manovrato, diciamo così, queste telefonate, no? Che aveva agganci con le forze dell'ordine, nel momento in cui le indagini cominciarono a mettere il naso nei suoi paraggi, appunto con l'individuazione dell'utenza del poliziotto, eccetera, eccetera, e indagini su di lui, e magari anche su altri,
si fosse trovato il modo di dirottare l'attenzione della procura su un capo espiatorio, questo Pietro Bini, che poi sappiamo bene che venne condannato con patteggiamento a una pena di qualche mese. Ma proseguiamo. Allora, le 5 persone, allora siamo arrivati a questa comunicazione della questura alla procura al 25 febbraio 2003. Ecco, un anno dopo, il 12 luglio 2004, vennero chiuse le indagini preliminari su quei 5 personaggi che abbiamo visto. A questo punto il PM Mignini ordinò una perizia fonica il 18 agosto 2005. Vennero preparate 20 telefonate messe su un dischetto, su un CD, 14 della voce maschile e 6 della voce femminile, e vennero sottoposte a degli esperti, dei fonici, per individuare. Queste sono le richieste: sesso ed età degli interlocutori, timbro delle voci, caratteristiche linguistiche delle voci, individuazione dell'area geografica di provenienza alla luce dell'inflessione dialettale, specie in relazione alle note distintive fonetiche, eccetera, eccetera. Comparazione dei risultati raggiunti con le caratteristiche linguistiche generali delle aree di Foligno e Cannara. Siamo al 18 agosto 2005, dopo la fine delle indagini preliminari su quei 5 personaggi. Evidentemente quelle su Pietro Bini non erano ancora terminate e il PM voleva vederci chiaro se la voce che risultava da queste telefonate era la sua. I risultati di questa perizia fonica giunsero il 26 ottobre 2005 e i risultati furono questi. Dall'analisi linguistica fonetico-articolatoria si individua verosimilmente come zona di origine per la voce maschile compatibile con quella di Cannara, per la voce femminile compatibile con quella piemontese. Allora, non si parla di accento toscano, e questo è un mistero, no? Nelle tante trascrizioni i 4 trascrittori avevano preso fischi per fiaschi, individuando questo accento toscano dove non era, oppure questo accento toscano era sparito e nella scelta di queste telefonate da sottoporre agli esperti erano state escluse quelle che riguardavano questo accento toscano. C'erano soltanto per la voce maschile 14 telefonate con l'accento di Cannara, che erano di questo Pietro Bini, evidentemente, no? Pietro Bini che poi, andiamo al 29 marzo 2006, comparve di fronte al giudice monocratico al giudice monocratico di Foligno, adesso non so come si chiama, va bene, comunque ci fu questa udienza nella quale il PM e l'avvocato di Pietro Bini si misero d'accordo per un patteggiamento di 1 mese e mezzo, mi sembra. Il giudice giudicò troppo esigua questa pena, la rifiutò, si dichiarò incompetente anche per il giudizio degli altri 3 e rimandò tutto al Tribunale di Perugia. Le ultime notizie sono quelle contenute nel libro di Fiorucci, 48 Small, secondo le quali nel 2012, gennaio 2012, i 3 erano 4, no? Che vennero rinviati al Tribunale di Perugia, 3, cioè i 2 cognati e Roberta F, mi sembra, vennero prosciolti perché prima di loro, non è specificato quando, ma sarà stato poco prima, Pietro Bini aveva patteggiato assumendosi tutte le responsabilità. Aveva patteggiato per una pena di qualche mese, però leggiamo cosa dice il Fiorucci, no? L'abbiamo già letto in un precedente video, conviene ripeterlo. Del resto, uno che ha ammesso di aver commesso il fatto c'è stato, cioè Bini, scoperto, ha patteggiato una pena di qualche mese, spiegando: l'ho fatto perché ero invaghito dell'estetista che non ci stava.
Insomma, un corteggiamento che partiva da una cabina telefonica pubblica di Cannara, il paese delle cipolle, dove a un passo dalla città della Quintana abitava il satanista telefonico. Quello che diceva su Narducci e Pacciani l'aveva letto sui giornali o visto alla televisione. Ha azzeccato alla cieca qualche inedito e questo l'ha portato sulla graticola della giustizia. Ancora oggi non si è reso conto che con quelle 4 stronzate che dovevano sapere di zolfo, inavvertitamente e sicuramente non volendo, ha fatto riaprire un caso che doveva restare chiuso per sempre. Vabbè, allora, possiamo accontentarci di questo scenario? Cioè, questo Pietro Bini avrebbe messo in piedi questa gigantesca rappresentazione che è partita nell'agosto del 2000 con le minacce telefoniche all'estetista, con l'incendio del fienile, con lo squarcio delle gomme, poi è entrato Pacciani, poi è entrato Narducci, 42 cabine telefoniche sparse lungo la statale tra Foligno e Lago Trasimeno, telefonate da Firenze qui e là. Allora, personalmente non ritengo che non ci si possa accontentare di questa soluzione, no? Di questo Pietro Bini che si è preso tutta la colpa. Personalmente penso che sotto ci fosse stato qualcuno che si era innestato in una vicenda di minacce telefoniche, di beghe familiari, di due cognati che volevano spaventare questo estetista, era entrato dentro questa vicenda, aveva fatto in modo di stimolare la partenza dell'inchiesta Narducci introducendo la figura di Pacciani, senza introdurre direttamente quella di Narducci perché probabilmente non aveva idea di se poi l'inchiesta su Narducci avrebbe preso corpo. Quando si rese conto che l'inchiesta stava decollando, entrò con un rinforzo, diciamo così, introducendo la figura di Narducci in queste telefonate, entrò con questo rinforzo. Quando poi questi personaggi si videro con il fuoco alle calcagna perché si era cominciato a capire che c'era qualcuno, che c'era di mezzo qualcuno, diciamo di loro, trovarono questo capro espiatorio in Pietro Bini. Questo capro espiatorio, sto tenente Kene, questo personaggio pittoresco che probabilmente aveva qualcosa da scambiare, aveva qualche situazione da un punto di vista giudiziario non giusta, e si prese la colpa come capro espiatorio e alla fine si arrivò a una soluzione che è quella del patteggiamento suo e del proscioglimento di tutti gli altri. Io penso che le cose siano andate così. Non posso essere sicuro naturalmente, è la mia impressione, poi ognuno di voi potrà giudicare, in base alle notizie che ho fornito, potrà costruirsi nella sua mente la sua versione. Vi saluto.